Ciao a tutti, io sono Luca e questa è Running Experience. In questo video vi parlerò della tabella per la mezza maratona, vi dirò come realizzarla, vi darò un esempio e vi farò capire quelli che sono gli allenamenti importanti e fondamentali per portarla a termine nel migliore dei modi. Ci sarà una tabella esempio che vi lascerò in descrizione, all'interno della quale sono previsti allenamenti per chi si allena 3, 4 o 5 volte a settimana. Questo video fa parte di una serie di episodi che riguardano le tabelle di allenamento in preparazione a diverse gare, 10 km, mezza maratona, ma anche per chi comincia da zero o chi riprende da un infortunio. Questo è il terzo episodio. Nei primi due abbiamo appunto analizzato chi parte da zero o riprende da un infortunio e chi vuole preparare una 10 km al massimo delle proprie possibilità. Quindi questa slide è già stata vista diverse volte. Riprendo i punti principali e poi passeremo alle altre. Il primo obiettivo è conoscere il nostro stato di forma per capire quali allenamenti andare a effettuare e a che ritmo. Il secondo è conoscere il nostro obiettivo o i nostri obiettivi da raggiungere e poi capire quante settimane di allenamento abbiamo a disposizione prima di raggiungere l'obiettivo e i giorni di allenamento settimanali in cui noi possiamo correre per poi appunto migliorare la nostra performance. Infine andare a definire gare e prove intermedie che saranno appunto utili per verificare e testare i nostri miglioramenti. Anche questa seconda slide avete sicuramente già visto nei video precedenti e praticamente fa vedere quelle che sono le fasi da inserire in una preparazione, ovvero la fase di costruzione, la fase all'interno della quale si corre prevalentemente a ritmo E, quindi ritmo easy in corsa lenta, ed è la fase dedicata soprattutto per chi riprende da un infortunio o chi parte da zero. Poi c'è la seconda fase dedicata alla velocità, all'interno della quale si corrono prevalentemente ripetute brevi a ritmo R o anche a ritmo I. La terza fase invece è quella di qualità, dove si iniziano ad allungare le ripetute e si iniziano a rallentare i ritmi. E infine la fase specifica dedicata principalmente al nostro obiettivo e quindi ci saranno allenamenti più mirati per raggiungere il nostro scopo. Come detto, ogni fase è importante, ogni fase ha il suo scopo, però in funzione del tempo a disposizione dobbiamo dedicarci su determinate fasi. Per esempio, per chi ha poco tempo dovrà concentrarsi sulla fase di costruzione su quella specifica. Nella tabella sottostante ho riportato, in funzione delle settimane a disposizione, la distribuzione migliore di settimane di allenamento in ogni fase. Queste informazioni le ho prese da Daniel's Running Formula, che è un libro fatto molto bene, all'interno del quale ci sono delle nozioni fondamentali. Nel video precedente, dove ho parlato della tabella dei 10 km, ho anche fatto riferimento al VDOT. Il VDOT è il nostro riferimento per andare a determinare i ritmi di allenamento e anche quelli che dovrebbero essere le previsioni di gara in funzione del nostro stato di forma. È abbastanza semplice, si può scaricare sul nostro cellulare e vi faccio vedere le tre schermate principali. La prima è quella del calcolatore. In questo caso noi possiamo andare a inserire due informazioni su 3 e poi ci viene fornito l'informazione mancante. Quindi per esempio in questo caso, se si inserisce una distanza di 5 km con un tempo di percorrenza di 16 minuti, il ritmo è un ritmo di 3,12. Per esempio possiamo anche andare ad inserire, per fare delle ipotesi o fare delle valutazioni, anche una distanza che noi vogliamo percorrere e quello che sarebbe il ritmo da noi sognato. E di conseguenza, cliccando calcolare, riusciamo a vedere quello che sarà poi il tempo finale effettivo. E anche viceversa, inserendo il tempo finale possiamo andare a determinare il ritmo. Una volta che siamo andati a calcolare appunto tutti questi valori, possiamo cliccare sulla tab successiva, quindi quella di allenamento, e possiamo vedere che in funzione dei valori inseriti nel calcolatore noi abbiamo tutti i vari ritmi per effettuare i vari tipi di allenamento, quindi ritmo facile, ritmo che sarebbe ritmo easy, ritmo maratona, ritmo soglia che sarebbe threshold, ritmo interval. È molto importante, è molto utile perché sono dei valori abbastanza validi. Per me solo il ritmo facile, il ritmo easy, nella realtà è più lento di quello che riporta. Quindi se io corressi il ritmo facile a quella velocità andrei un pochino troppo forte rispetto a quello che è un valore facile per il mio corpo. Di conseguenza dovete fare tutte le valutazioni del vostro caso, prendere come riferimento questi valori ma provarli su voi stessi. Infine, nella tabella successiva, ovvero equivalente, noi abbiamo il riferimento dei tempi previsti e i ritmi previsti
per le varie gare. Quindi per esempio se noi abbiamo corso una 10 km, andiamo a inserire il valore, possiamo vedere sia i ritmi di allenamento ma anche l'equivalente che noi dovremmo ottenere per esempio nella mezza maratona o nella maratona. In questo caso però i valori sono molto ottimistici e quindi bisogna stare attenti, fare delle prove in allenamento e capire quanto possano essere realistici. E finalmente siamo arrivati alla tabella per chi vuole correre una mezza maratona al top. Come anche nella tabella precedente ci sono dei requisiti per andare a utilizzare una tabella di questo tipo, ovvero bisogna essere normopeso e quindi andare a vedere l'indice di massa corporea che sia compreso tra determinati valori. Nel caso in cui non abbiate dimestichezza con queste informazioni, andate a vedere il primo video, avere almeno 8 settimane a disposizione e poter correre il più possibile, seguire la tabella evitando di effettuare delle variazioni, in particolare variazioni che vanno a velocizzare i ritmi e aumentare i chilometri, qualora non abbiamo l'esperienza per farlo, e poi partire da una buona forma, ovvero avere eseguito una preparazione adeguata per una gara di 10 km. In questo caso bisognerà utilizzare il valore ottenuto correndo 10 km, quindi nel caso in cui non l'abbiamo fatto corriamo un test di 10 km o una gara di 10 km e utilizzare quel tempo come riferimento da inserire nell'app del VTOT. In questa tabella gli allenamenti principali saranno il martedì, il giovedì e la domenica per chi corre 3 giorni. Chi corre 4 giorni aggiungerà il mercoledì, chi ne corre 5 aggiungerà sia il mercoledì che il sabato. Il martedì è dedicato ad allenamenti più intensi, il giovedì sarà sempre corsa lenta, la domenica sarà il giorno dove si cercherà di aumentare i chilometri e ogni tanto si inseriranno anche allenamenti di qualità. Il primo allenamento saranno 3 km di riscaldamento e di defaticamento, quindi 3 km a ritmo easy, più 2 volte gli 800 metri a ritmo R, recuperando 2 volte il tempo corso durante la ripetuta. Quindi se per esempio noi impieghiamo 3 minuti a correre gli 800 metri, dovremo recuperare 6 minuti correndo molto piano, jogging, più lento della corsa lenta. Poi andremo a correre 3 volte i 400 metri, recuperando sempre 2 volte il tempo corso, e poi correremo 4 volte i 200 metri a ritmo R, recuperando sempre 2 volte il tempo corso. Il giovedì faremo una corsa di defaticamento di 12 km e la domenica sempre una corsa lenta di 14 km. Il mercoledì chi correrà farà una corsa di 10 km lenta e il sabato invece chi potrà farà un progressivo di 11 km. Il progressivo andrà corso la prima parte lenta e poi in progressione fino ad arrivare a una velocità threshold, quindi in soglia. La seconda settimana avremo invece gli allenamenti in salita, quindi avremo una fase di potenziamento, 10 volte i 500 metri in salita, possibilmente a ritmo threshold o leggermente più lento, quindi ritmo in soglia o poco meno, e recupereremo correndo piano in discesa. Il ritmo solitamente sarà un ritmo di corsa lenta, però essendo in discesa sarà più agevole per noi. Il giovedì corsa lenta e la domenica invece faremo un progressivo di 16 km cercando di andare a spingere almeno gli ultimi 4 km. Nel caso ci allenassimo di mercoledì faremo 12 km di corsa lenta e il sabato 12 km di progressivo, andando a accelerare gli ultimi 3 km. La terza settimana invece è dedicata alle ripetute medie, quindi andremo a correre 6 volte i 1000 a ritmo I e recupereremo 500 metri a ritmo E, a ritmo di corsa lenta. Infine faremo 5 km di defaticamento per cercare di mettere sempre più chilometri nelle nostre gambe. Il giovedì correremo 17 km in corsa lenta e faremo il primo e vero lungo domenica, circa 20 km in corsa lenta. Nell'ultima colonna sono presenti i chilometri settimanali in funzione del numero di giorni che corriamo. Se i chilometri sono troppi cerchiamo di andare a ridurre qualcosina. La quarta settimana l'allenamento del mercoledì si correranno 14 km di corsa lenta e il sabato invece andremo a effettuare un fartlek, quindi correremo 6 volte 4 minuti a velocità un pochino più intensa e recupereremo 2 minuti e infine faremo 4 km di defaticamento. Il martedì della quarta settimana invece andremo a correre 5 volte i 2000 metri a un ritmo compreso tra ritmo in soglia e ritmo interval e andremo a recuperare 1 chilometro correndo in corsa lenta. Il giovedì correremo sempre corsa lenta e anche la domenica. Questa sarà la settimana di scarico. Per quanto riguarda invece la quinta settimana andremo a correre i 3000 metri, quindi un allenamento bello impegnativo a ritmo in soglia
soglia, recuperando sempre 1 chilometro in corsa lenta. Giovedì correremo 18 km in corsa lenta e invece domenica faremo un progressivo di 20 km, cercando di andare a accelerare gli ultimi 5-6 km. La sesta settimana andremo a correre 3 km a un ritmo in soglia meno 5 secondi, recupereremo 2 minuti correndo in jogging, quindi una corsa ancora più lenta della nostra corsa lenta. Poi andremo a correre 2000 metri, quindi 2 km a ritmo in soglia meno 10 secondi, quindi ancora più veloce. Recupereremo sempre 2 minuti in jogging. Infine andremo a correre 1000 metri a un ritmo in soglia meno 15 secondi, recuperando 3 minuti in jogging. E poi correremo 1000 metri a ritmo in soglia meno 15 secondi, 2000 metri a ritmo in soglia meno 10 secondi e infine 3000 metri a ritmo in soglia meno 5 secondi. Questo è un allenamento piramidale sia in discesa che poi in salita. Poi giovedì andremo a correre 18 km in ritmo lento e domenica andremo a correre 3 volte i 5000 metri a un ritmo maratona meno 5 secondi e recupereremo 1 chilometro a ritmo maratona più 30 secondi. Chiaramente questa settimana è una settimana cruciale, è una settimana molto intensa. Infine ci saranno 2 settimane di defaticamento, la settima dove andremo a correre 3 volte i 2000 metri a un ritmo in soglia e recupereremo correndo 1 chilometro, corsa lenta il giovedì di 14 km e la domenica invece andremo a correre 10 km di ritmo in soglia e il resto in corsa lenta. L'ultima settimana, la settimana di preparazione alla maratona, andremo a correre 4 volte 1000 a ritmo in soglia con 500 metri di recupero in corsa lenta. Infine giovedì 7 km di corsa lenta e poi saremo pronti per la mezza maratona. Chiaramente chi corre 4 e 5 giorni avrà anche gli allenamenti in giallo, che prevalentemente sono allenamenti di corsa lenta oppure progressivi. Solo nella terza settimana ci sarà un fartlek. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi possa essere utile nella preparazione della mezza maratona. Chiaramente le informazioni che ho riportato qui, in particolare quelle delle prime slide, sono fondamentali. Dobbiamo essere preparati per appunto andare ad affrontare una tabella adeguata e specifica. Gli allenamenti che ho inserito sono delle tipologie di allenamento che seguo anche io nelle mie preparazioni, ma la cosa importante è che bisogna essere preparati ad effettuarli. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se non vi siete iscritti iscrivetevi e attivate le campanelle, condividete il video con i vostri amici che amano la corsa. Ciao a tutti, al prossimo video e buone corse!